Uh, buonasera, buonasera. Ma buonasera. Siamo pronti? Ma come si sente bene Puggio stasera, raga? Hai visto? ASMR. Pronti, pronti, pronti? Mamma mia. Buonasera ragazzi,
Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, benvenuti in una nuova diretta dei radiocomandati. Buonasera Puggio, buonasera Axel. Fai crepare Axel con questi saluti fenomenali, lo sai che li adoro. Come state raga? A posto, Bene, dai. bene. Tutto a posto? Hai corso Axel, di la verità. No. Hai derapato? Hai driftato in La camera. per il fondo della strada l'ho fatta sgommata. Sì, ma freno a mano, peso motore proprio Esatto. di traverso, bellissimo, di traverso. bellissimo. Vabbè, stiamo continuando a far battute. Vabbè, tanto l'argomento della serata non è un segreto alla fine, no? Quindi Esatto, abbiamo comunicato. sì, no, c'è anche il titolo del video, quindi così. Esatto. Non è che possiamo stare a fare troppi pagliacci. E oggi parleremo di aeroplani. Ma guarda, da quello che ci facevano vedere i nostri ospiti, in realtà probabilmente qualcosa c'è anche di quello, quindi volendo, stasera abbiamo ospiti 2 modellisti ragazzi che conosciamo, tra l'altro uno di loro so che ha dato anche la possibilità a uno di noi di far provare un mezzo di un certo tipo e fargli salire la scimmia devastante per il drifting, vero Puggio? Madonna. Come se Vero? non ce l'avessi già, cioè. Come se già non ce l'avessi, no? Vabbè, dai, bando alle ciance. So che il loro team si chiama Drift Fighters. Dico bene, ragazzi? Corretto? Giusto? Io a questo punto darei il benvenuto a Fabio e Luca. Eccoli qua. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Benvenuti, raga, benvenuti. Come state? Bene, grazie. Bella. Molto bene, siamo molto contenti di avervi qui. Quando Fabio ci ha iscritto ho detto, ma sai che non è una brutta idea, nel senso che il mondo drifting probabilmente è quello un po' più oscuro finora per il nostro canale, no? Cioè siamo tutti fomentatissimi su tamarranza in abbondanza, se vogliamo chiamarla così, no? Cioè nel senso che il mondo del drift è sempre associato a macchine di un certo tipo, LED sotto la macchina magari, aerografie, cose che non vediamo magari su altre tipologie di modelli che abbiamo già trattato qui sul canale. Quindi perché non avervi qui con noi? Però mi piacerebbe vi presentaste un po' tutti e due, ci raccontaste un po' di voi, da quanto siete modellisti, insomma quello che avete voglia un po' di dirci, così liberi di iniziare chi vuole, Luca o Fabio, insomma, come volete voi. Chi va Luca? Vado io? Vai, tranquillo. Vai. No, nulla, guarda, allora un po' di modellismo sì, l'ho sempre un pochino fatto, cioè prima c'avevo un Monster Jam della Traxxas che praticamente usavo il giardino di casa, mi ci divertivo a fargli impennate, salti e compagnia bella, cambiai anche il motore, montai quello più potente sempre da Traxxas, poi dopo lasciai un po' perdere, poi ripresi dopo un turno di notte che mi aveva massacrato, dissi no, devo fare qualcosa che ero sfatto sul divano, quella serie non so più che fare la mia vita, allora dissi torniamo a fare un po' di drift, perché avevo già preso un telaio all'inizio, un HP Sprint 2, però girando da solo in un parcheggio, si mangiava la cinghia, rompeva la puleggia, insomma era un patire, e allora lasciai tutto perdere. Dopo tanti anni mi tornò la voglia e contattai un po' su Facebook e compagnia bella questi ragazzi del team, così per sapere se c'era alcuno in Toscana e lo faceva. E poi a quel punto sono rimasto a fare drift, e poi ho preso un buggy, una 8 nitro e seguo anche le Mini 4VD, cioè non corro le Mini 4VD, però le seguo. Dai. Qualcosina ho preso in collezione di Nico, tutto il libro, le sue macchinine. Grande, dai. Insomma, sei già a pieno titolo un pezzo della community a questo punto, mi viene da dire. Ce li hai già tutti i pezzettini. Cosa ti volevo chiedere? Mi verrà in mente. Avevo una domanda da farti molto mirata sul discorso del parcheggio, ma poi dopo quando ne riprendiamo ne parliamo. Vai Luca, raccontaci un po' anche di te, dai. Intanto benvenuti a tutti quelli che stanno entrando in chat. Sì, intanto saluto tutti.
Serve quanto tempo ho per raccontare la mia storia? Perché avrei bisogno di una settimana. Ma io domattina alle 9 attacco a lavorare, quindi vedi un po'. Anch'io, dai. Vabbè, dai, cerco di farla breve. Dunque, la mia passione nasce tantissimi anni fa, ormai, come potete capire, non sono più giovanissimo, però nasce proprio dalle macchine, dalle auto, quando c'era soltanto modelli a scoppio e soltanto modelli 2V. Si faceva gare, si mettevano in moto con degli attrezzi veramente rudimentali per avviarle, anche una bicicletta rovesciata ho usato, e ho iniziato a fare gare e poi c'era un bel gruppo di auto. Naturalmente non ci si metteva mano, si perdeva sempre, perché come in tutti gli hobby chi più spende più chiaramente ci vuole veramente anche il dito è importantissimo, però la meccanica fa la differenza volendo. Quindi giovanissimi, possibilità economiche veramente risicate, però divertente, proprio assetti, motori, eccetera, eccetera. Poi il tutto mi è un po' passato, sono entrato nel gruppo dei modelli, gruppo che si chiama GAE, che sono gli aeromodellisti di Empoli, però lì praticamente ci sono soltanto aeroplani ed elicotteri. Ho fatto parte del consiglio di amministrazione pur non volando, però era troppo la mia passione e sono rimasto dentro. Poi quando mio figlio ha avuto un po' l'età di tenere il radiocomando in mano, gli ho messo il radiocomando in mano e lì è ricominciato tutto, proprio tutto. A 18, quasi 19 anni per qualche mese, e insieme giriamo l'Italia, facciamo gare, siamo veramente, ancora una volta, perdiamo sempre, assolutamente. Chi se ne frega, però, non è quello l'importante, no? Alla fine. Ci divertiamo, ci incazziamo, scusate la parola. No, tranquillo. No. Questo per dire a tutti quelli che ci ascoltano, togliete la PlayStation dalle mani ai vostri figli, date il telecomando, qualsiasi cosa. Guarda, io ce l'ho lì dietro lo stesso, non l'accendo mai. È bravissimo, quindi qualsiasi cosa, un aeroplano da spaccare in terra, una macchinina che dura, anzi vi dirò di più, la cosa che è durata più di tutti, ce l'ho ancora, ce l'ha, perché sua è una barca a vela. Solo vela senza motore, non si rompe mai, ragazzi, andate tranquilli con quella senza problemi. Quindi, sai che per quest'estate mi sarebbe piaciuto iniziare a fare qualcosa di navale, di nautico, tipo, vabbè, ho visto dei motoscafi tipo quello Traxxas che va a una velocità folle, sì, assurda, sì. Solo che dovrei capire dove cioè abitando nella pianura padana, guarda, capisci bene o trovo un laghetto no, il problema di quelle cose lì, te lo dico per esperienza, ci vuole una struttura che abbia una barchetta a remi per recuperare queste cose, perché allora, motore a scoppio chiaramente ti si spenge sempre in mezzo all'acqua, non c'è neanche da chiederselo. L'elettrico forse ce la fai, però se sei un po' di smanettone, un po' non vedi l'ora di farlo decollare, anche quello ti finisce in mezzo al lago. Per cui ci vuole sempre una struttura che preveda una barchetta a remi per recuperare. Che vada al recupero, sì. Se ti fai la barca a vela, il vento te la porta, cioè si sposta, diciamo, a un certo punto si sposterà. E quindi sì, però non riesci a risalire il vento perché ancora non sai le tecniche. Per cui ti vuole la barca da porcio per andare a riprendere. Però dai, torniamo alle auto perché credo sia il sì, ce ne abbiamo tutto spiano. Intanto buonasera Tony, a parte drifting ti sarà capitato per sbaglio di fare drifting? Sì, soprattutto con le mini 4VD quando si schizza fuori di pista, vai proprio dritto nello scatolone dopo i salti. Ma anche i ciambelloni, quando si inizia a imparare a fare i drift, invece di fare la curva di traverso, tu ti fai in testa coda. Esatto, sì. Guarda, noi ultimamente ci stiamo dilettando parecchio col drifting, soprattutto con le mini Z della Kyosho, no? Anche lì, ecco, siamo partiti dal ciambellino, piano piano, pistine, eccolo, guarda. Bella, cavolo. Bella. Io lì
la savanna dei Red Suns, per rimanere in tema Initial D. Tanta Quindi, roba. prima volta che ci si becca, tutte e due, No, e Eurobeat. no. No, appunto, perché questa è una versione della Kyosho così per giocare in casa, perché questa non ce la fai a Ok. driftare, perché questa è la versione più economica che veniva dal Giappone, quindi È un po' però meno... sì, meno, cioè giusto tutta la macchinetta così, l'ho presa perché era la Sroeno e allora l'ho presa. Sì, comunque a forza di seguire voi, poi alla fine mi piglierà la voglia anche a me di pigliare una mini Z e montare la Top e la Sroeno. Non sei il primo che ci dice questa All'imortacci cosa. nostri. Non sei il primo che ce lo dice. Ma quindi anche tu, Luca, hai una mini Z? Per No, caso? no. Rimani su Mi 1.10 manca, come guarda. scala? Rimango su una 10, sì, drift ne ho due, perché vi stavo dicendo, avendo un figlio, Mhm. al quale volutamente gli ho attaccato le mie passioni tutte, impedendogli il pallone con tutte le mie forze. Però vabbè, gli ho attaccato le passioni quelle vere, quelle serie. Ho tutto doppio, Fabio lo sai, cioè io non compro un telaio, io ne devo comprare due, non compro un telecomando, io ne devo comprare due. Porca miseria. Tutto doppio. Ora, infatti, vabbè, prossima gara ci siamo iscritti il 23 settembre, 2 iscrizioni, 2 camere da bere, tutto doppio. Solo il viaggio riesco a farlo insieme. Guarda, posso dire che ti invidio. Io ho un bambino che farà 1 anno fra un mese, ha 11 Ok. mesi adesso, e veramente mi piacerebbe che fra qualche anno avessimo modo di condividere delle Ma passioni, scherzi. no? Sì, sarebbe No, veramente ti giuro, bellissimo. allora, si chiama Francesco, come ho detto prima, perdiamo sempre, però sono momenti che la mamma ci invidia da quanto stiamo Sì, insieme. E che effettivamente sono momenti bellissimi. Quando l'ho visti, tutti i nostri amici del nostro gruppo lo vedono, però io credo che per un genitore sia una grossa soddisfazione. Sì. E anche solo avere una cosa in comune, no? Di dire, sai, sto provando a fare sta cosa, ci si confronta, si prova, Sì, è proprio un bello. punto d'incontro, no? È bello. Sì, Sei riuscito a fare una grande cosa, Luca. Ecco, allora, dico. il mio sogno, diciamo così, un desiderio che avrei è riuscire a fare tandem con lui. Il tandem è una delle discipline, drift, sono gare fatte due alla volta, chiaramente le macchine devono stare attaccate vicinissime, ma non si devono toccare, ed è difficilissimo, veramente una cosa assurda, perché devi avere un feeling con l'altra persona esagerato. Farlo con lui sarebbe veramente bello. Una figata Meglio sarebbe. che con Fabio, perché, sì, meglio che con Fabio. Ciao Emanuele, intanto, anche con le magliette ufficiali che grandi. Vabbè, allora Emanuele è il nostro boss. Sì. È il nostro boss, e quindi a lui gli si perdona tutto e può dirci tutto, dai. Luca, sei un taccagno, dice, forse era per Sì, il per sì. due di tutto. Vabbè, Esatto, no, per quello. fondamentalmente Anche ti perché, tocca. no, loro lo sanno. Allora, Francesco chiaramente ora mi sta sorpassando. C'è stato un periodo, forse ero un po' più avanti io, lui adesso mi sta sorpassando, chiaramente, ha 18 anni, quindi molto più sveglio di me. Però tutte le cose più tecnologiche sono prima da me, solo se mi piacciono le prendo da lui. E quindi i miei colleghi mi prendono sempre in giro perché loro vorrebbero puntare molto più su Francesco che su di me, però rimane sempre un po' indietro. Ci sta. Sì. Ragazzi, c'è già la prima domanda per voi, ve la leggo subito. Quando avete iniziato è stato molto difficile imparare e perfezionare la tecnica del drift, che penso sia la più grande curiosità di chi vorrebbe provare, no? Alla fine. Sì, ma tu Fabio hai imparato? Sì, insomma, a mettere 2 o 3 curve insieme, sì, senza rigirarmi ogni pochino, perché all'inizio l'era una cosa snervante, cioè veramente tu provavi a entrare in curva, entravi troppo piano, uscivi dritto, non ti giravi, cioè all'inizio era veramente un patire, poi piano piano a forza di girare, insisti,
tagliano un po', loro ti seguivano, facciamo un po' l'assetta, guardiamo un po' sulla radio, guardiamo il campo di giroscopio, piano piano tu cominci a mettere un po' le curve, è chiaro, non è che entra tutta manetta, tu giri, però insomma... No, allora, c'è da dire una cosa. Mi sto un po' distante, ma però riesco un po' a seguirvi, insomma. C'è da dire una cosa. Quando vai in allenamento su una pista messa giù intera con del nastro, siamo tutti bravi. Quando vai a fare una qualifica o peggio ancora una gara, e lì parte la tragedia, assolutamente. C'è anche il discorso della, come dire, di tutto la parte anche psicologica, gara, competizione con gli altri, che comunque hanno un impatto anche quello, no? Assolutamente, no, veramente. A me è capitato una volta a Milano che la mano mi ha cominciato a tremare, la mano del volantino mi ha cominciato a tremare da sola, proprio a metà gara e ciao. Dai. Grazie al puntini che ti sorpassa. T'avrebbe già sorpassato prima se gli davi una macchina decente. Sì, immagino che sia, ecco, è lui. Sì, è sempre Emanuele, ci sta, però ragazzi, secondo me se si impara, se si impara per gradi, senza avere anche magari un mezzo di un certo tipo sin da subito, poi io sono sempre stato di quest'idea che, soprattutto nel modellismo, nel momento in cui ti riesci a rendere conto anche di singoli upgrade, già vuol dire che hai la percezione del tuo mezzo, no? Cioè, anche per dire, nel momento in cui, parlavo prima del Defender, nel momento in cui ho cambiato l'assetto, ho messo gli ammortizzatori lunghi e ho iniziato a percepire anche magari cosa mi poteva dare cambiare l'attacco, l'inclinazione degli ammortizzatori, ecco lì ho iniziato, tra virgolette, a divertirmi di più, perché poi diventa un divertimento anche farsi l'assetto, prepararsi e vi dicendo, è cascato Fabio, ma appena si ricollega lo ritiriamo subito dentro, senza problemi. Puggio, Axel, volete buttar lì qualcosa? Avete qualche domanda? Allora, so che Puggio è un turbo fan del drifting, cioè... Allora, io avrei una domanda che mi era già sorta quando in fiera abbiamo provato il Peugeot le Drift, perché io ero al nazionale al momento. Rispetto alle Mini Z, che sono 4 ruote motrici, nelle auto da drift in scala più grande, se ho capito bene, la trazione deve essere solo posteriore, giusto? Sì, ok. Di conseguenza, il tipo di drift che si ha tra una Mini Z e una macchina normale, cioè in scala più grande, ha qualcosa di diverso? Cioè non so allora, anche magari aspettiamo che ritorni Fabio, perché io non ho una Mini Z, io non l'ho mai trovato. Sicuramente posso dire, tra una trazione posteriore e una trazione integrale c'è una differenza, se non proprio nella trazione, cioè una macchina trazione posteriore che abbiamo noi, più sgassi e meno va, chiaramente, perché le ruote girano a vuoto e ti rimane lì. Certo. Su una trazione integrale probabilmente riesce a camminare molto, molto di più la macchina, pur montando gomme. Noi mettiamo gomme, ora passatemi i termini, insomma, di plastica, molto, molto lisce e dure, non sono gomme, proprio è plastica dura, per cui, e usiamo terreni non so se avete mai visto il cemento industriale o il cemento industriale, oppure altre cose molto 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 lisce. Fa vedere Fabio, ti metto un po' più grande a schermo così ve le facciamo vedere a tutti. Queste sono le gomme che usate voi, allora, giusto? Queste allora sono le gomme della DS Racing, un tipo della Phoenix LF3, come può vedere sono anche belle tagliate, e queste sono quelle che si usano noi per fare per il cemento, quelle si usano in allenamento. Ok, sì. Perché poi dopo per Verona si usava un altro tipo che però voleva l'organizzatore. Ok, quindi ce le avete, tra virgolette, definite dalla competizione, le gomme. Ok. Sì, esatto. Venga messo proprio nero su bianco, proprio sul regolamento, come il peso della macchinina, da che tipo di motore, perché Luca, correggimi, dice dal motore dal 10.5, sì, ora si può arrivare fino al 17, quindi si muore tutti insieme con uno di questi motori. Il peso, la rapportatura del peso, 30% davanti, 70% dietro,
Ah, poi viene pesata la macchinina, viene tutto, certo. e devi avere le gomme funzionali dall'organizzatore. Cioè, loro ti dicono, vogliamo le F3, facciamo conto, e loro vogliono le F4, cioè, Mhm. in questo modello loro te le controlla e ti funzionano le gomme posteriori, che devi usare sia la domenica che il sabato. Perché le gare si svolgono anche su più giorni, quindi? Il sabato fanno le qualifiche e la domenica c'è Ah, la ok. c'è la gara vera e propria, però sabato e domenica c'è sia le qualifiche per chi può venire a gareggiare il sabato, o se no per chi non può c'è la domenica per potersi qualificare e poi dopo la domenica si fa anche la gara completa. Certo, certo, sì, sì. Figo, molto figo. Volevo soltanto farvi vedere una piccola cosina, molto piccola. Questa cosina Sì, qua. Ragazzi, sto driftando con questa cosa qui in casa in ecco. una maniera assurda. Ovviamente su una sua pista, con un suo materiale, con queste... Certo. Non so neanche se definire le gomme perché sono blocchi di... Sì, cioè, è stata una delle peggiori scelte quel colore su delle gomme, però Sì, però vi assicuro veramente che è di un divertente, cioè è di una precisione allucinante e bello. Mi sto divertendo. È un, come dire, un modo per fare su una scala molto piccola in casa, su un circuito anche di un certo tipo, perché è un circuito che è praticamente quanto la mia scrivania, quindi ho un bel numero di curve, riesco a fare anche al centro del circuito c'è anche la ciambellina, è bello, bello, insomma, più che altro lo uso per allenarmi con radiocomando per poi passare sulle mini Z in realtà, perché altrimenti Puggio, sennò poi quando proviamo insieme mi asfalta, perché lui Madonna, io non vedo l'ora sta di diventando un metterci. mostro, sta diventando, quindi... Ale, posso chiedere una cosa? Visto sono uscito perché non vi sentivo più, Vai mi puoi Fabio, chiedi, fare... chiedi. Visto sono uscito un attimo perché non vi sentivo più, sentivo tutto a tratti, mi puoi fare un attimo un riepilogo di ciò che avevai detto? Perché ho sentito 4x4 ma non ho capito bene. Ma era una domanda di Puggio, un po'. infatti, che volevamo porre anche a te, Puggio, se gliela vuoi rifare. Beh, vai, Axel. Scusami, Axel, E io parla ne ho tu, un'altra non già Puggio. pronta. Drift è La solo mia Puggio, domanda- cioè, boh, vabbè. Tanto chiamiamo tutti Tanto Puggio la- a prescindere. No, No, non era per tanto guarda, quello. No, Ale, vabbè. guarda, la provava anche Axel la macchinina, Cioè, prima la provava Puggio 2 volte, poi la macchinina la provava anche Axel a Verona. Sì, Ho però fatto Axel penso una- l'abbia provata così per come stava Sì, esatto, io al tremavo a CISE, prescindere quindi quel giorno. era un po' teso quella gara lì, quindi... No, la provava a fine evento, la provava, cioè per la serie proprio, vai, provala anche se, divertiti, almeno Tanta tutti di roba. là. No, allora, la mia domanda che ho fatto prima è stata, le mini Z sono a 4 ruote motrici. Mhm. L'auto da drift che appunto abbiamo provato noi era soltanto a trazione posteriore. Quindi la mia domanda era, il tipo di drift che si viene a creare, quindi anche comunque come stile di guida, c'è qualche differenza o comunque ci sono delle variazioni sul tipo di stile, paradossalmente? Cioè nel senso, cosa cambia tra il fatto che abbia 4 ruote motrici o la trazione posteriore proprio a livello di guida del pilota? Allora, senti, per quanto ti posso dire io, cioè, ho visto che con con le 2 ruote motrici hai bisogno anche del giroscopio settato bene, un po' di assetto e ti devi usare anche un po' sui pesi. Ok. Sul 4x4, sai, io avendo provato su un parcheggio non è che ti posso fare grandi paragoni. Comunque, per me devi sempre saper dosare il gas. Ti ricordo che ti dissi all'inizio, quando la provavi, ti dice guarda, devi cercare di essere più docile, dare gas, colpettini e tutto. E via via. Poi dopo ogni macchina ha una storia a sé, ogni telaio ha un suo modo di comportarsi, cioè poi si parla di una macchinina piccolina, dipende che gomme monti, su che terreno lo usi, uno può entrare più a manetta, magari sullo stesso terreno con una 10 hai un altro tipo di gomme, deve entrare un po' più docile, cioè questo non te lo saprei proprio dire ancora per il momento. Mi piacerebbe provarla, sì, una mini Z e fare un paragone con la mia. Ok. Beh, la prima occasione che ci si vede ce ne portiamo, quindi... Sì, sì. Però sullo stesso terreno, cioè le mini Z certo. sullo stesso... Cioè, guarda, io ti posso dire per esempio che la mia mini Z, io ho preso casa da poco e ho il parquet. Sì, non riesco più a usarla. Probabilmente dovrei provare un altro tipo di gomme, mi viene da dire, ma quelle da drift dell'RTR Kyosho Mini Z
non driftano più. Cioè, prima sulle mattonelle in casa era una roba, cioè facevo delle robe meravigliose col giroscopio, ovviamente, tarato leggermente, cioè, era praticamente poco più del minimo il giroscopio, quindi non tanto, però riuscivo, messi 3-4 birilli, a farmi il mio bel giro, ciambellino attorno al birillo, a imbroccare sull'altro, quindi si riusciva bene a fare. Qua adesso sono disperato perché non posso più farlo. Ti cambia anche molto la superficie. Sì, tantissimo, vedo che è veramente un impatto esagerato. Cioè non solo la gomma, ma effettivamente... Ma esistono varie tipologie di gomme anche da drift, cioè non è che si prendono solo delle gomme lisce, tra virgolette, come quelle di plastica, se vogliamo. No, sul radiocomando sono tutte lisce. Ci sono più morbide, più dure, però sono tutte... Se vedi quella che ha fatto vedere Fabio prima, che era leggermente scolpita, però sì, non era un po' zigrinata. Sì, non pensare che sia gomma, non ci rete di plastica. Questo è un altro, non so se si vede, questo è un altro modello di gomma, infatti c'è un'altra dicitura anche. Sì. Quindi queste mi sembra venivano usate un po' tempo addietro sulla specie di linoleum, ha visto tipo la superficie? Pizzica, sì. Quindi ogni superficie che usi, aspetta, scusa un attimo. Guardate, quest'estate scenderò sicuramente a Roma perché vado giù molto spesso, dato che mia moglie ha origini romane, vado molto spesso da Gianni Modellismo, dato che insomma parte della nostra community è lì, è diventato un ritrovo anche quel posto lì, e c'è una bella pista da drift lì che so che è sempre molto frequentata. Probabilmente mi porterò la Mini Z e qualche traversina la proviamo a fare anche lì. Sono molto curioso di vedere intanto se le mie gomme vanno bene o se dovrò cambiarle, tanto per iniziare. Di sicuro le troverai lì, cioè di sicuro lui ci avrà qualcosa da consigliarti per quella superficie, perché sì, guarda, c'è un livello di competenza là dentro mostruoso, quindi... Perché in Giappone corrono su moquette, se non sbaglio, mi sembra, quindi per moquette c'è un altro tipo anche di gomme, insomma ce ne varie che hanno lì, la pista che hanno lì, se non ricordo male, è tipo simil cemento lucido, non so, sarà la resina, una stupidata, però probabilmente sì, una cosa di quel tipo lì, è proprio fatto una tipo circuito in miniatura molto lucido e bello, no, di solito è resina. Sì. Parliamo un po' di regole, perché sennò sembra tutto molto facile. Perché ne ho sentite di ogni sul discorso regole, Luca. Cioè, intanto ci sono varie tipologie di gare drift, giusto? Allora, quelle che facciamo noi radiocomandate, direi di no. Ce n'è un tipo solo, quindi? Ce n'è un tipo solo. Come dicevo prima, ci possono essere delle gare tandem. Ok, sì, mi riferivo a quello. Non si combatte uno contro l'altro, cioè io contro Fabio, ma si combatte ad esempio io e Fabio contro altri due. Ok. E lì. Però ecco, a me mi piaceva raccontarvi un po' delle regole, perché non vorrei che chi ci segue dice vabbè, sono macchinine 1 a 10 elettriche, giroscopio, quindi ausili alla guida, come se guidasse da sé. In realtà non è così, perché innanzitutto non c'è velocità, cioè non c'è il giro veloce assolutamente. Emanuele sta commentando. Sì, ha detto cemento verniciato, probabilmente quello. Sì, si riferiva al fondo di Roma. Grazie Emanuele. Come dicevo, non c'è velocità assolutamente, quindi nessun giudice ha quello che viene giudicato è lo stile di guida e dove si passa. Quindi nella pista ci sono dei segni sulle curve, possono essere interni o esterni. La macchinina deve passare con la parte posteriore su questi segni di traverso. Non si può fare una curva come la facciamo in macchina normale, la curva va fatta in derapata, senza mai toccare la sponda. Se tocchi la sponda e la macchina si scompone, ma basta pochissimo, il giudice lo vede e quello è un punteggio 0. Praticamente ogni giudice, di solito ce ne sono o 2 o 3 durante tutto il percorso, assegna un punteggio fisso se passi sul segno e più ti può dare un punteggio di stile.
quindi fluidità di movimento, eccetera, eccetera, di guida, eccetera, eccetera. Questo in qualifica. Se tocchi la sponda sei fuori, quindi hai un bellissimo 0, quindi ti trovi ultimo. Ah, Non è, pizzica. non è Proprio detto, dopo 4 no, minuti. questo è veramente, vi dico, è difficile. È difficilissimo, non è raga. è veramente difficile perché poi non è che puoi andare piano, perché se vai piano la macchina non ti derapa, sì. veramente. Se vai forte la sbatti nel muro proprio E ogni quindi curva. pigli 0 fondamentalmente. E ti prendi un bellissimo 0. Prenderti lo 0 oppure ti rigiri, sì, ti vai in testa coda. Il testa coda è uno 0 immediato, anche quello, non puoi, Ok. non ti fanno neanche finire il giro, proprio sei fuori. Ah, ti fermi, punto e basta, mizzica. Sì, se fai il testa coda, se tocchi il muro puoi fermarti praticamente. Il giro è finito, assolutamente. Prendere uno 0 in qualifica non vuol dire essere buttati fuori alle gare, ma vuol dire essere ultimo nella classifica. Ok. Di solito questo avviene se fai il sabato, quindi il sabato massima tensione, e le qualifiche ognuno per conto suo. Quindi quando ci sono i giuri che chiamano concorrenti, quando tocca a te si fa il primo giro che è di prova, quindi il giudice non dà nessun punteggio, e poi 2 giri che si dice sono valutati, in cui i giudici danno il punteggio e poi viene fatto il miglior punteggio, determina poi la classifica. Questo è il sabato. Qui queste cuffie, scusate, vabbè, farò una sola. Vai tranquillo. Me ne prendo una. La domenica, cioè in fase di gara, la classifica del sabato ha determinato gli scontri, perché mentre il sabato sei da solo praticamente, la domenica incominciano le eliminazioni. Le gare avvengono 2 macchine alla volta, quindi mai più di 2 in pista, uno contro l'altro. Anche lì, a quel punto, il giudice parte avanti uno e dietro l'altro. Chi sta dietro ha il compito di stare più vicino possibile a quello che sta davanti, senza mai toccarlo. Se lo tocchi hai perso praticamente. Certo. Se ma tocchi le sponde, l'abbinamento come avviene? Allora lì ci sono diverse tecniche. Una delle ultime che hanno usato alle gare che ho fatto io è che il primo si scontra contro l'ultimo. Ah, ok, inizio Quindi, e fine della classifica proprio. Bravissimo, quindi puoi capire bene che chi ha fatto lo 0, il suo divertimento finirà molto molto presto nella giornata. Non è il massimo. Alle 9 di mattina poi andare a piazza, questo sì, funziona un po' così fino a metà classifica, e è successo anche che persone con lo 0, perché magari si sono emozionati, non hanno trovato subito l'assetto il sabato, abbiamo poi detto la loro, siamo risaliti in classifica tranquillamente. È successo proprio a Verona ultimamente, con un paio di persone. Dicevo, in gara chi sta dietro deve stare molto molto vicino a quello che sta davanti senza toccarlo. Quello che sta davanti deve cercare di scappare, non più di tanto, però deve cercare di prendere distanza, chiaramente rispettando i segni in terra, rispettando le sponde, non puoi toccare assolutamente. Il secondo giro vengono invertite le macchine, perché da dietro passa davanti, si invertono e poi i giudici danno punteggio su 2 giri e chi ha preso più punti passa al turno e poi via fino a quarti, semifinale, finale. Questo è un po' molto sfidante, ragazzi, molto più di quello che pensavo. No, vi dico, è veramente, cioè non è il giro veloce, assolutamente, no. quello si può vedere in altre categorie di auto. Questa è precisione, massima precisione, veramente bello. La tensione è tutto tecnica. Tecnica, radiocomando, sì. Inizia. Anche perché poi te stai sul palco sei solo e c'è tutti che ti guardano, cioè non è che guardate no, esatto, cioè non è che sei tutti insieme 2 alla volta, no. sono 2, cioè non è che sei 50, siamo io e te Pugio, per dire, cioè mamma mia.
Allora quando è che parte sto sfido? Lo sai che io tipo sgaso, metto la freccia, ti sorpasso a destra e poi ti tiro il derappatone davanti e ci tamponiamo Ma non funziona così, anche Non lo so. cioè, No, vuol dire, chi sta dietro non può passare avanti assolutamente. anzi, Ovviamente deve andare- sarebbe la prima cosa che farei. ma si viene da farlo, viene da farlo, però vabbè. Sì. però aspetta, lui ha detto cioè fanno il punteggio, però delle volte capita anche che due piloti si equivalgano e li fanno fare in one more time, quindi vuol dire un'altra dai. volta voi due tornate a risfidarvi, è come andare a calci di rigore. Bellissimo. Praticamente dice avete fatto 50 e 50, non si sa chi fa passare, dovete risfidarvi un'altra volta, quindi si risfidano. Anche al mondiale ci hanno fatto 4-5 volte una ripetizione che capitava. Addirittura. Gli stessi piloti si sono dovuti risfidare più di una volta per decidere chi vinceva, Ma perché i giudici non erano in grado. Adesso, ragazzi, io stasera vi faccio un treno di domande, ve lo dico, perché quando Puggio Axel, cioè, interrompetemi perché qua io mi sto fomentando tantissimo, ve lo dico. Ma vorrei capire dal vostro punto di vista, no? All'interno del setup di un RC da drift, dal radiocomando alle batterie, a tutto quello che è il mezzo, qual è secondo voi l'elemento che serve di più e quello che serve meno? Ecco, radiocomando. belle risposte. Immaginavo. Lo immaginavo proprio tanto. Il radiocomando è la mano che lo porta, probabilmente, vero? Sì, tanto dipende anche da te, come sei bravo a dosare il gas, certo. la velocità, tutto. Poi non ti sentiamo più, Luca. No. Non ti sentiamo più, Luca. Forse è l'altra cuffia che ti è saltata, magari. No, non ti sentiamo più. Prova magari a, non so, ricaricarti la pagina, tanto siamo sempre qua, tranquillo. Se vuoi ricaricare, vai liscio. Intanto se vuoi, Fabio, se vuoi continuare. Sì, no, io ho visto tanti, ho visto anche... rientro. Sì, adesso ti sentivamo forse col microfono direttamente del telefono ti sentivamo. Come vuoi tu, però, se vuoi ricaricare non c'è problema, fai pure liberissimo. Vai, scusa, ti ho interrotto. Adesso mi sentite? No. Sì, ora sì. Sì. Prova. Luca, ci sei? Sì, no, pronto? Mi sentite? Sì. Ogni tanto ti frizza un po' il video, ma ti sentiamo comunque. Ecco. Però vi sento malissimo io. Aspetta. C'ho il telefono che bolle. Scalda un po' tutto questo giro. Intanto leggo la chat, raga, così poi continuiamo. Sì, okay. Faccio un Vai. Per Seven, va bene, provo a rispondere, raga. Sopra le gomme originali, hai mai provato a fare una sorta di copertone in PVC come i tubi di plastica in modo da andare fluido in drift anche nel parquet? Tony, dai delle idee delle volte che sono fotoniche, guarda. Come ti è venuta questa? Tony, no. Vai, Axel, vai. Ci fu un tempo, quando io avevo la rally della Traxxas 1.10, che mi annoiavo. Cosa ho fatto io? Diceglielo ancora, ogni tanto li monto, però la Traxxas è ferma. Questi qua sono i tubi in PVC. Si infilano perfettamente dentro le ruote 1.10 della Traxxas, ma proprio a pressione, e le rendete da drift. Le ruote da drift, ragazzi. Sei un genio, Axel. Sei un genio. Come una tripla. Quando ho letto il commento mi è tornato in mente, scusate, ce l'avevo lì a portata. Grande. Non farvi vedere. Ci sta, non è male. Ma sai, in teoria le gomme quelle delle Mini Z, cioè sono dei blocchetti di plastica durissima, super liscia, super scorrevole, quindi è plastica. Io ho le gomme da drift smontate ed è plastica, cioè sono proprio dure. Se le schiacci le rompi. Sì, io le avevo tolte dalla Dodge Challenger, ritorno sempre le muscle car, per metterle sui cerchi della Subaru, che ho cambiato la scocca della Mini Z, ho messo su quella della Subaru ed effettivamente sì, sono proprio cerchi di plastica durissima, quindi sì, cioè più di quello veramente non saprei cosa fare, cioè ho butto un secchio d'acqua per terra, però col parquet insomma mi pare un po' troppo, probabilmente mia moglie mi defenestra, ma oppure facciamo una pista. Oppure faccio...
Dovete sapere, ragazzi, che abbiamo un problema qua. Faremo cose. In 3 abbiamo un problema. Sì. Faremo cose. Devo finire di sistemare un certo spazio. Non diciamo troppo. Vai Fabio, se volevi aggiungere qualcosa. Pagano l'affitto loro? Cioè, se si trasferiscono a casa tua pagano l'affitto, perché mi sa che Pugio è bello effetto anche la camera dal letto da te. Allora, io l'ho già detto, per Axel c'è il divano letto senza problemi. Puggio gli metto la brandina di fianco alla pista perché so che non si sposterà. Quindi ma è già nel progetto. Dormire in pista, quindi c'è la pista e l'angolo con la brandina, cioè la pista in realtà sarà tipo, sai, le sagome tipo delle scene del crimine, no? Per terra sarà Puggio sdraiato e la pista gli gira attorno, sarà una cosa di questo tipo molto probabilmente. Per cui ci metteremo sotto qualcosa, almeno sta comodo, perché sai, dormire sul cemento è un po' duro, almeno stai un po' più comodo, no, Puggio? Almeno qualcosina, poverino. No, comunque ti dicevo, tanto sì, anche sull'assetto, il viso, dipende molto la bravura, la precisione della persona, la sensibilità, insomma, tanto allenamento come su tutte le cose. Certo. Cioè, non è che ti arrivi, cominci a girare sul giroscopio, come ha detto Luca, e te la fa la radio, come setti bene la radio, come setti bene l'elettronica, come fai bene. Tanto poi dopo sono macchinine, anche lì il mezzo meccanico va un pochino settato, non è che tu lo pigli di scatola e ti vai. Certo. Guarda, è un discorso che abbiamo fatto tanto, no? È un discorso che abbiamo fatto tanto quando si parlava di rally, no? È un discorso che abbiamo fatto tantissimo quando si parlava di rally, perché avevamo pensato di prendere un mezzo che era stradale, di adattarlo, piuttosto che prendere un mezzo con torri più alte, più adatto al rally, ma effettivamente ci sono delle cose che adattate magari non sono proprio nello stesso modo, no? Quindi sì. Infatti, guarda, mi riallaccio anche al tuo discorso, Ale. Vai. Visto tante volte io vedo gente anche sulla chat del gruppo, dice piglia questa macchinina, piglia un 4x4, lo riadatti. Io sono uno di quelli che dice ci sono i telai da drift, quindi meglio prendere un telaio già pronto, bello e fatto, e usare quello e magari mettici le mani sopra a quel telaio, cioè magari vuoi cambiare gli ammortizzatori perché non ti piacciono, vuoi cambiare qualcosina, anche con gli accessori, insomma ci sono gli accessori per migliorare un telaio, però non andare a complicarti la vita, spendere soldi a pigliare un telaio, dici lo faccio da drift, poi non ti piace, tu smatti, butti via tempo, soldi, pazienza. Quello secondo me è l'unico discorso che concepisco è se ce l'hai già, cioè se ce l'hai già e vuoi tentare questo sì, questo può stare, no? Però lo devi avere in casa, nel senso non è che te vai a comprare, facciamo un PP02 e lo riadatti, o cioè per dire una marca. Noi stavamo partendo con quell'idea lì, poi vabbè abbiamo proprio sbragato perché siamo arrivati a prendere gli XV02 Pro, quindi vabbè, cioè siamo andati da adatto qualcosa di folle, specifico, super preciso per, no? Quindi, però, insomma... Se uno sentite adesso? Sì, ti sentiamo Luca. Ok, sì. Perfetto. Anche meglio di prima, ti sentiamo. Grande. Quello che volevo dire, allora, fino che giochi da te in casa, nel tuo garage, nel tuo piazzale, puoi prendere qualsiasi telaio e magari ti diverti anche. Quando ti confronti con altri, peraltro intendo gente che sa, gente magari come quel tizio lì che scrive, si chiama Emanuele, che scrive sempre, che ha fatto qualche mondiale, non uno, ma qualche, e lì capisci che sei indietro anni luce, proprio anni luce. Ma la cosa che ti fa più rabbia di lui e dei suoi amici, perché non è neanche solo nel nostro gruppo, è che se provi a dargli il tuo telecomando con la tua macchina, vedi che la tua macchina cambia parecchio. È una figata pazzesca. Riprendi il tuo telecomando questa macchina, stesso setup, niente si è toccato, con la tua vai piano, con loro la tua vola, cioè metti il turbo, senza parola, cioè vedi la macchina
la schizza in curva, la entra, gira, fai che vuole e te tu dici ok, va bene. Ok, sono io, cioè la colpa è mia, dici. Sono io che buono. Vabbè, però ragazzi, lì da quel punto di Però vista ti fa lì, però è ridere, anche ti bello fa poter ridere. dire c'è del margine intanto di discorso personale che si può portare in gara e B è un discorso anche di miglioramento, no? Cioè se vedi che può fare di più vuol dire che tu già col tuo mezzo, senza spendere ulteriori soldi, puoi trovare il modo di rendere di più, no? Quindi figo, cioè anche avere qualcuno che... Fatemi soltanto aggiungere, nel nostro gruppo in Toscana veramente c'è passione, perché ora abbiamo riso, abbiamo scherzato, però chi sa veramente, prima di tutto non te lo fa pesare assolutamente, e poi sono sempre disponibili ad aiutarti, a spiegarti, a settarti. Magari ti fanno un assetto all'80%, non se lo fanno come loro, al 100%, ma fa benissimo. Ma anche il 30% va bene, ma va benissimo anche il 30% sicuramente. Tanto Uggio, se ti fanno un settaggio loro, vai tranquillo e te tanto non lo sfrutti. No, esatto. Quindi guarda, vai tranquillo, cioè ragazzi vi voglio bene, cioè Stefano, Russo, Ema, pigliatela sul ridere, quando ci vedete non ci venite a picchiare, vi prego. Vi si ama, vi si vuole bene. Che poi Mannaggia. ti danno anche, vabbè, ci sta, poi ti danno anche un sentire l'elettronica, ti aiutano anche a settare l'elettronica quando compri la roba nuova, ti passano consigli e tutto. Eccoci, qualcuno ha scritto, ho paura dei commenti. Non è vero, dico. Si fa per scherzare, Emanuele, lo sappiamo, anzi. Dai, ma non sto arrabbiare, se no tu vieni in chat anche te, dai. Sta chiedendo se lo facciamo entrare. Allora, puoi entrare, Emanuele, mi raccomando, filtrati, perché vedo che sulla chat stai andando bello liscio, ok? In live niente parolacce, niente di più, mi raccomando. No. Se volete girargli il link, girateglielo, raga, molto volentieri. Sì, io con il telefono, se provo a girargli il link a lui, non so se mi si inchioda a me. Aspetta, glielo giro io, dai, aspetta. Vai. Grazie. Vai. Mi raccomando, sì, sempre le solite regole, quelle valgono sempre. No, ma non ti preoccupare per Ema, cioè, ora entra, ci massara poi ci piglia in privato, noi due ci massara per bene, ok, vai, si può tornare a casino. Per meno male me l'ha detto non entrava, meno male ha detto no, c'ho da fare, Bravo, sì. Avete fatto venire voglia di chiacchierare, bene, ci fa piacere, vuol dire che abbiamo stimolato la partecipazione. Lui è anche in capo, sì, che io lo mandavo apposta, gliel'ho detto apposta prima di fare tutta questa cosa, l'ho avvertito prima per la serie, guarda, qui tutto il simbolo, si usa tutto, sicché non poi sempre. Allora, il link gliel'ho mandato, ora vediamo se arriva. Se arriva scappo io. Dai Emanuele che ti aspettiamo, tanto abbiamo ancora una mezz'oretta sul nostro comunque ragazzi, prossimo evento che faremo in Toscana e lo stiamo costruendo, vi aspettiamo, alla grande. Volentieri. Vi aspettiamo tutti. Volentieri, guarda, diciamo che il mondo del drift è uno di quelli che ci sta un po' trascinando di più, vero ragazzi? Di quelli che ci sta facendo un po' venire voglia di... Parlavamo addirittura di farci una pista, giusto per farvi capire, no? Quindi guarda là. Aspetta Fabio che ti metto per bene schermo grande, così ti vedono tutti. Bellissima questa. Questa è la nostra BMW F22, che praticamente è una macchina che corre nel campionato europeo drift. Cioè praticamente questa è proprio la carrozzeria che ripigliai lì, quella originale corre la replica e corre nel campionato europeo drift. Bellissimo. Ha un solo problema, stupende. Non è giapponese, no! Dillo così. Non è giapponese! Aspetta. Io non so più cosa fare, ragazzi. Vedi. Aspetta, guarda, cos'è? Vedi. Ma è l'auto quella del manga, questa? Sì. Di cos'è? Questa è una scuola Proeno, è 86 di Initial D, fatta replica. Vedi, completamente con la targa e tutto. Vederla così mi ha ricordato, ve lo ricordate? City Hunter si chiamava, mi sa, quello della polizia. Sì. Aveva... Ma sai che ci sono, guardavo in giro, ci sono un sacco di anime, ma anche polizieschi
di auto, ma con auto vere. Cioè, ce n'è uno in cui tipo c'è un inseguimento con un lanciadelta in mezzo a Tokyo e io integrale? Scusa. Integrale? Sì. Lanciadelta integrale e altre macchine, sì. Però non mi viene, l'ho visto anche su YouTube come sigla del cartone animato, ma in questo momento mi sta scappando. Quindi, ragazzi, se qualcuno se lo ricorda, ce lo può dire. Eccolo. Ciao, bene. Ma scusa, perdono. Siete delle caccole, ma grandi, ma giganti. Ciao Emanuele, benvenuto. Ciao. Benvenuto ragazzi, un altro pezzetto di Drift Fighters. No, hai ragione, no, oggi mi sono un po' ripreso, quindi ci sono, dai. Beh, adesso che ci sei, raccontaci un po' anche la tua, no? Come sei entrato in questo mondo mirabolante? Come Luca avete un po' di tempo libero. Allora, io sempre domani alle 9 io attacco, quindi nel caso... Allora, guarda, io ti dico esattamente, ho cominciato nell'89 con una 8 pista e l'ho fatta per tantissimi anni, ho raggiunto anche livelli anche di partecipazione a livelli europei, eccetera. Dai. Poi mi ho dato anche un po' di 1-5, un po' di rally game, poi ho avuto un periodo un po' diciamo di stacco, perché ormai era diventato, cioè stava diventando un lavoro, però per farlo diventare un lavoro mi dovevo trasferire a Mantova, quindi lasciai. Perché ero giovane, ero troppo giovane e niente, praticamente dopo un po' ho cominciato a vedere questi video di questi pazzi con il 4x4 che derapavano, ho detto ma sai che c'è, me la compro. E sì, mi ricorda qualcuno, ragazzi. Sai che c'è? Ma io ci provo, tanto. Ma sì. Esatto. E poi niente, sono venuto per caso, io lavoravo anche in un negozio di modellismo. Dai. Sì, è venuto un ragazzo da me e mi ha detto no, noi abbiamo qualche amico che ce l'ha, e mi sono aggregato a loro e poi piano piano siamo andati avanti con questa cosa. Siamo sempre stati in Toscana un bel gruppetto, specialmente molto, molto affiatato. Non abbiamo raggiunto i numeri delle grandi città, ma insomma siamo sempre stati un gruppo che si vuole bene l'uno con l'altro, diciamolo, rispetto a altri. Siamo sempre, anch'io il team, questo qui l'ho fondato io, ma cioè non è che il primo che entra lo faccio entrare nel team, prima deve passare una selezione naturale, diciamo così. Ci sta, perché mi sono accorto che non voglio avere proprio me le marce nel gruppo e ecco, quindi se questi è anche un modo di tutelare tutti, no? Cioè il fatto che ci sia magari una certa mentalità all'interno di un gruppo, che non si creino malumori, che rimanga una cosa bella per tutti. Guarda, è una cosa a cui teniamo anche noi, e quindi ti capiamo, nel senso che diciamo, noi abbiamo avuto vari momenti di difficoltà, insomma, puoi capire, una community di questo tipo diventa molto facile che comunque la qualunque si accosti e voglia dire la sua. Ci sta, per carità, diamo voce a tutti con determinate regole. Purtroppo le regole non piacciono sempre a tutti, ma servono per far star bene anche gli altri, no? Quindi ti capiamo Emanuele, parecchio anche. No, sono d'accordissimo, perché appunto cioè, questa cosa nasce dall'esperienza proprio di persone che sono venute, un po' pensavano di essere già arrivati, un po'... Specialmente qui, che praticamente, visto che non hai un cronometro sotto mano e puoi dire va bene, ok, io giro 1,5 secondi meglio di te, allora faccio un po' più la voce grossa. Qui invece magari uno si sente anche bravo, no? Gira da sé, si sente bravo, poi in realtà anche dirglielo, guarda che non è proprio bello. Invece ragazzi come loro sono in gamba perché c'è umiltà, diciamola così. C'è umiltà.
Bello, bello. Sì, Beh, sì, vi un siete po' sicuramente scelti una disciplina all'interno del modellismo bella cazzuta, se mi scusate il francesismo, è bella, sì. bella Validole. articolata, tecnica, complessa e volevo ringraziare anche Luca per aver parlato soprattutto delle regole, perché secondo me se ne sa poco, almeno Sì. diciamo noi bazzichiamo da tantissimo nel modellismo dinamico in generale. Io ne ho visto anche qualcosa, ma tutto questo dettaglio a livello di regole che poi fa effettivamente una differenza abissale, no? È veramente importante. Figo, molto molto figo. Non so cosa ne pensate voi, Pugio e Axel. Vi è passata la voglia di driftare o vi è Allora, aumentata? a me una cosa, cioè, è più una curiosità, perché a livello di regolamenti e tutto, noi abbiamo visto, cioè, le gare di velocità e tutto, tolte le minuzie del regolamento, quello che fa è il tempo e la posizione. Cioè, io Sì, arrivo sì. primo, sono davanti a tutti, il cronometro parla, fine. Qui con il giudice, io ti dico, a livello di evento, se dovessi organizzare, cioè, penso sempre di mettermi nella testa degli organizzatori, avrei una paura assurda, perché cioè, non dico che è personale, i giudici hanno le loro linee guida, però cioè, è il giudice che decide, quindi non è che dici Ciccio, il cronometro dice tot e stai zitto. Cioè, quanto è Lì c'è soggettivo il giudizio, Poggio? esatto, Intendi cioè quello? rischi che sia, cioè, che venga preso per soggettivo, e dico, questa è una cosa che mi fa un po' più paura a livello organizzativo che altro. Se ti rispondo io, cioè ti dico sì, è un pochino soggettivo. Stiamo rispetto a anni fa, è molto meno soggettivo, perché bene o male mettiamo giù in pista delle strisce quando facciamo il briefing la mattina. Ci sono le macchinine puntate dove ti fanno vedere a che angolo devi passare, quindi ci puoi passare a un angolo a 45 gradi o un angolo a 90 gradi, quindi in quella curva devi sapere su che angolo devi passare. Quindi Sì. anche il giudice, bene o male, riesce a capire che punteggio darti. In più abbiamo le linee per terra, eccetera. Magari ecco, sul punteggio stile ti posso dire sì, è un pochino soggettivo. Ci stiamo omologando tanto rispetto a prima, voglia, siamo molto più in linea con tutti. Però ecco, sì, hai ragione. E un'altra cosa veramente che e tanti non lo capiscono, io faccio spesso il giudice, che io vedo una cosa, cioè io magari sono dall'altra parte della pista, vedo una cosa che magari da dove guidano non lo vedono. Magari vedo uno che arriva e pizzica un po' il cordolo, cosa che non si può fare, dall'altra parte della pista non riescono a vederlo. E magari mi dice: come mai mi ha dato 10 punti in meno? Hai pizzicato il cordolo, ma di là non si vede. Come magari io non ho visto un piccolo errore che era dall'altra parte. Diciamo, io il drift lo metto sempre in parallelo con il pattinaggio, perché c'è il pattinaggio di velocità che, ok, pigli, vai e hai il tempo, e poi c'è il pattinaggio artistico, dove ci sono dei giudici che danno dei punteggi, e più o meno è la È stessa più che cosa. calzante, direi, più Sì, che sì. calzante come esempio. Quanto si arriva alla discussione, giusto per capire? Cioè, capita No, magari che polemica qualcuno c'è. faccia rimostranze? No, è capitato qualcosina, però ecco, il giudice è il giudice supremo, cioè te gli puoi dire ma come Che mai, bello. poi se c'hai un giudice in gamba ti dice guarda, hai fatto questo, perché poi è anche difficile, magari te lo vengono a dire dopo, no? Però guarda, hai fatto questo e te lo devi accettare, non è che puoi dire, spesso capita, ah ma questo ha fatto quello e quell'altro. No, te guardati per te hai fatto questo e magari hai messo una ruota fuori, magari in quel momento lì hai fatto una curva dritto e neanche nella guida neanche te ne sei accorto. Certo. Capita. A volte si fanno addirittura i filmati per le gare. Succede anche che si fanno il filmato, il giudice lo riguarda per essere sicuro al 100%. E allora lì Abbiamo Al c'è il il VAR VAR. proprio. C'è È il il VAR. VAR, sì. il VAR. Il problema è Beh, che ci sta, la Ci stiamo un sta. po' eliminando questa cosa, perché già le gare ci durano tanto, poi rimettersi a vedere tutta la gara
vuol dire raddoppiare il tempo. Sì. Miseria, sì, effettivamente parecchio. Beh, bello vedere che non è proprio come quello che vediamo noi nel mondo del nemico, dove ci sono persone che si lamentano anche di come è fatta la pista, quindi insomma diciamo il Dell'età giudice dei pezzi della insindacabile. pista. Sì. Sì. Insomma, diciamo sempre modellismo, ma diciamo non c'è tutto questo rispetto anche per giudice, costruttore, organizzatore, che forse probabilmente ci vorrebbe. Cioè, se non lo reputi all'altezza, puoi anche evitare, secondo me, di partecipare, no? A volte a questo punto, comunque, nel momento in cui c'è un evento, quello è con determinati crismi, con determinate regole e quant'altro. Bello, molto, molto, molto bello. Anzi, grazie Emanuele che sei entrato, ci hai dato un altro spunto molto molto interessante. Axel, Puggio, volete buttargli qualcos'altro? C'era una domanda prima che ha fatto Puggio, mi sembra, sul fatto la differenza di guida tra una Mini Z e una... Fondamentale questa. Era sempre Axel. Scusami. Scusami. No, allora loro vi hanno risposto a livello un pochino più di radio, giroscopio, eccetera. In realtà c'è una differenza enorme proprio di guida. La Mini Z è in 4x4, la guidi più o meno come una 10 in 4x4, una rellina, no? Quindi arrivi in curva, curva a sinistra, te giri a sinistra, la macchina si intraversa, mantieni lo sterzo sulla sinistra o dritto, la gestisci di gas e poi a fine curva, magari per raddrizzarla, dai un colpettino di controsterzo. Mi sbaglio? Ok. Nel drift vero e proprio, cioè il nostro, praticamente già all'inizio della curva te devi essere di traverso. Quindi stai già controsterzando. Quindi la curva a sinistra te la fai con il volantino girato a destra. Poi gestisci tutta la curva di gas e col volantino la gestisci, ma non vai mai né dritto né a sinistra. Andrai sempre col volantino sul lato destro. Quando arrivi a fine curva darai un colpettino più sul lato destro o addolcirai un pochino più il gas per raddrizzare la macchina. La differenza è lì, cioè è proprio un meccanismo che è come sulle macchine vere. Quando entrano danno il colpo di volante, si chiama il lancio del volante, che praticamente le ruote seguono l'asfalto. Noi avendo il giroscopio che ti interviene su questa cosa qui, poi dopo te con la radio la gestisci. Ecco un giroscopio. A me a livello di feeling la Mini Z mi dà proprio l'idea che tu la butti dentro di potenza, cioè è un power slide, tu la butti dentro esatto, così, ma anche perché di base quando fai il drift è tutto un accelera più o meno forte, cioè quando siamo in curva è tutto uno sgassare continuo e lo terzo è un muoverli un pochino sempre per controllare la curva, non è un diciamo lo tiri da una parte e lo mantieni, è proprio un continuo dosaggio a scattini. Sì, è un dosaggio a scattini per cercare di sempre prendere grip e lasciarlo, prendi troppo grip, la macchina si raddrizza, se lo lasci troppo invece si rigira, quindi è un continuo essere sul filo del rasoio, no? Lasciare la macchina sempre di traverso e sempre al solito angolo. Ti faccio scusa Puggio, vai. Provando quella di Fabio, cioè proprio prima volta proprio l'ho provata come una Mini Z, gas di traverso, ero lì che così l'elicottero stavo guidando io. Sì, è normale. Tanta roba. Ma quindi Emanuele, anche per te, così come per Luca e Fabio, è importantissimo il radiocomando come elemento di l'elettronica in generale è molto è quasi il 60% del mezzo. Sì. Diciamo che le cose più importanti sono l'elettronica e lo sterzo. Quindi volendo sfidarsi due piloti, uno espertissimo e uno super principiante,
il super principiante con un setup della Madonna dal punto di vista elettronico e di tutto, e il super esperto con un entry level. Secondo voi come andrebbe? Punto sul super esperto. Anch'io, alla grande, sicuramente, senza problemi. Volevo arrivare lì alla fine, secondo me, ma penso un po' in tutti gli ambiti, no? Alla fine, In tutti gli ambiti, dove c'è una certo. componente manuale, ma in realtà anche tipo nelle mini 4VD, dove quello che facciamo noi è preparare il mezzo, ma lo prepariamo prima di andare in pista, no? Cioè anche lì effettivamente, cioè, puoi avere tutti i pezzi fighi che vuoi, ma se non fai una preparazione adeguata, cioè ad esempio nella categoria open, dove puoi tagliare, tornire le gomme, fare fondamentalmente tutto al mezzo purché i pezzi siano Tamiya, lì vedi proprio la differenza, che anche se prendi i pezzi più costosi del mondo, se non li sai gestire, non li sai assemblare, non li sai adoperare, tagliare, gestire, ci fai un cavolo, non ci fai di niente, cioè viene fuori un mezzo abbastanza imbarazzante. Chiedono una configurazione vincente. No, il commento sopra è quello importante. Scusami. I recenti hanno tutto il motore messo molto in alto, ed è una cosa che mi aveva fatto vedere Fabio effettivamente. In alto? Ce l'ho qui. Fa vedere, però, Fabio? Questa è la mia. Non so se si vede il motore. Sì, lo vediamo. Il motore aspetta, guardiamo se così si riesce a vederlo. Eccolo qua. Vedi, il motore qui è crashato. È andato. Vabbè, però è tanto crashato giusto, col dito sul motore, così lo vediamo bene. Aspetta, metto intanto Emanuele così. Questa macchina aveva il motore più basso in origine. È rientrato Fabio, aspetta. Vai. Questa macchina aveva il motore più basso, se no ci sono alcuni modelli che hanno anche il motore dietro le ruote posteriori, addirittura. Tipo buggy Tamiya proprio. Sì, il motore più dietro, cioè proprio il motore posteriore a sbalzo, invece qui montare il regolatore, monti proprio il motore, te lo puoi ruotare alto, basso, e compagnia bella. Figo, ci sta. Infatti il motore su questa è alto, altri ce l'hanno ruotato all'interno dell'interasse, alcuni ce l'hanno, Yokomo ce l'ha girato posteriormente, poi lo puoi mettere alto o girarlo anche oltre l'asse posteriore, sempre una cosa di pesi e compagnia bella. Certo, sì, assolutamente. Emanuele, ci volevi far vedere qualcosa, visto che avevi tirato su una RC. Questa è un po' più seria di un BMW, diciamo, come. Porca miseria. È un Chaser, è un Toyota Chaser. Bellissimo. E la macchina. Quando vedo quegli alettoni lì mi viene la. Ma questo è anche abbastanza bassino. Sobrio. È sobrio. E questa è una macchina un po' particolare. È una wrap-up. Il motore è bello alto, la batteria è qui sotto, le shorty, l'esche l'ho montata dietro per dare un pochino più di peso dietro. Voi potete usare le calamite per le carrozze, vero raga? Sì, perché si va talmente piano. Io per dire le uso dietro e davanti c'ho questi attacchi qui che sono gli fagli overdose, che praticamente simulano gli attacchi tipo dei cofani. Sì. Aspetta, te li faccio vedere. Vedi questo qui? Sì. Simula esattamente quello. Bellissimo. Però generalmente quasi tutti usano le calamite, perché tanto andiamo a 15 andiamo piano. Sì, non è che c'è necessità. Io penso avevo addirittura provato con uno scaler a metterle. Però mi sono messo così, ho fatto così. Finché non ti ribatti, può andare. No, ma ero tipo, sarà stato 42-43 gradi di pendenza, neanche una follia, proprio la scocca ha fatto così. Si è aperta. Cos'è, Fabio? Aspetta che ti mettiamo in grande. Questo è il supporto delle calamite, non so se si vede, accidenti. Un po' sgranatino, ma raccontacelo, dai, aspetta che è tornato anche Luca. Questo è il supporto che si usa noi per le calamite, ce n'è una, questa va montata sul telaio, sulle torrettine, le tagli, la monti, tanto è regolabile, e un'altra calamita la monti sulla rotteria e tu monti queste qui che regano bene e hanno una bella forza. Sì.
Infatti ti ricordi, una volta te l'avevo consigliato anche a te, Ale, quando abbiamo fatti forare il Delta. Sì, sì, vabbè, ma lasciamo perdere. Il Delta, Delta no. non gli serve alle calamite con le torrette, ha I strazzato via le bazooka. torrette e tutto, quindi Mi davano fastidio le torrette, le ho segate proprio perché erano troppo alte e non ce la faceva vedere sti spuncioni che mi uscivano dal cofano del deltone. Peccato che poi dopo vabbè, due o tre giri nel cortile il Delta l'ho praticamente sfondato, quindi la carrozza non dico che è da buttare, ma poco ci manca, però vabbè, è giustamente da rally, quindi va bene così. a No? lei le salda le carrozzerie alla macchina. Sì, faccio saldatura a punto, tutte ravvicinate, fatte per bene ordinate. Non carichi le batterie, ma ne compri una direttamente nuova, una macchina nuova. Giusto. Questa è un'ottima idea. Che batterie usate, raga? Usiamo... Allora, io uso le short... Oddio! Le shorty slim, che sarebbero... Ha messo in corto. No, c'ho l'elastico, stava volando via. È una cella? Slim. Due? No, sono a 2 celle, 4000 e sono le lipo HV. Ok. Quindi comunque usate comunque anche voi le lipo, non nei IMH o simili. Okay. No. Quanto vi durano? Più di mezz'ora. Dipende. Dipende come hai configurato il motore. A me una così mi dura 45 minuti. Buono. 45 minuti e mezz'ora. Però per dire anche a dei nostri ragazzi 10 minuti. Dipende come hai la configurazione del motore, i rapporti. Sì. Certo, sì. E ricordo che quando recensimmo il Traxxas, il Wide Max, la batteria da 5000 non mi durava neanche, penso tipo 15 minuti, far salti, backflip, besciare proprio veramente, lì veramente va su, era a 3S tra l'altro, sia a 3 che a 4, andava giù alla velocità della luce, ma è tutta un'altra tipologia di guida, tutta un'altra tipologia di consumo, ci sta. Il nostro Pelo, che tra l'altro è un... come lo definiamo? Un corridore, lui corre in touring, se non ricordo male. Gli manca solo la drift ormai. Gli manca solo la drift. Adesso fa anche Mini 4VD da noi a Bologna. Dicono che combo usate per driftare. Allora, combo vanno bene o male quasi tutto. Noi ora, come regolamenti, siamo fissi sul motore 10,5 e l'ESC è libero, però ti ci vuole almeno un minimo un 80 ampere per avere un po' di spunto. Però come? E sul regolamento per l'evento che fanno ora a settembre hanno messo anche il 17,5 motore. Sì, cioè da 10.5 al 17. Sì, ora evento che fai, regolamento che trovi. Però generalmente diciamo che ormai ci siamo omologati sul 10,5. Seguiamo un po' le linee che ci dà il sollevante, no? Su queste cose qui. Quindi loro vanno su 10,5 e 10,5, 13,5. Ci sta. Di combo, guarda, ve lo fa vedere questa che è bellina, una piccola combettina servo e giroscopio. Cioè, vediamo se riusciamo. Ti vediamo sempre un po' sgranato, Fabio, ma facciamo il possibile. Vai, proviamo a vedere. Sì, ok. Questo è un servo dell'Onizuki, un servettino economico, costa 20 euro e qualcosina. Abbinato a un servo della Tavox, che tanto ti serve, un buon servo serve sempre. Certo. E questo è un giroscopio economico, ripeto, però va benissimo. Ora monto tutta una combo servo e giroscopio della Sanwa che costa abbastanza, però io all'inizio ho cominciato con questo giroscopio dell'Onizuki, un Power HD di servi, andavo proprio bene. Combo elettronica, avevo un 60 ampere dell'Hobby-Wing e motore 10.5 stock, quindi per cominciare era proprio andava proprio bene, anche per cominciare a imparare a guidare. Poi dopo da lì ho cambiato il motore, ho cambiato il regolatore, ho preso un 80 ampere dell'Hobby-Wing e un motore della Onizuki, per poi passare a cambiare anche servo e giroscopio, pigliando tutta la combo Sanwa come ci sa tutti noi del team. Sì. Quasi. Ma quindi anche radio Sanwa?
Sì, stavo MTS della sempre Savo. Bella quella, bella. Quella non mi sono ancora azzardato neanche a guardarla, vi dico la verità. Ho paura. Ho veramente paura, perché andiamo su delle cifre importanti dal L'ultima punto volta di che sei vista. andati da aereo, guardavi le radio, cioè volevi una 58 canali, cioè L'MTC. volevi... Vabbè, una con sentite, più canali. il mio problema, ve lo spiego, il mio problema è che con lo scaler io voglio gestire tutte le luci in maniera singolare, cioè nel senso va bene le frecce, va bene avanti, va bene indietro, ma se voglio mettere il verricello, perché poi vabbè la spiego meglio, sul TRX4 di base già i blocchi del differenziale avanti e dietro e la marcia, quindi già sono 3 canali che se ne vanno, no? Cioè, io adesso ho l'FS GT5 della Sky RC, però, insomma, aggiungici un verricello, aggiungici quello, aggiungici quell'altro. Insomma, va a finire che diventiamo tipo Robo Wars con 8 milioni di servi che fanno mille cose. Mi ritrovo a guidare Serkilla con l'ascia. Finirà che tu guidi lo scaler. Io ho il comando di tutti gli accessori, tutti gli optional attorno. Con tipo drone cinematografico, no? Che si porta in 2, una cosa del genere. Esatto. Tanta roba, un bel esacottero, il DJI quello gigantesco. Bello. Tanta roba, tanta roba. Va bene, ragazzi, che possiamo dire? Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata. Volevo veramente ringraziarvi intanto per averci proposto questa chiacchierata, quindi grazie Fabio, hai avuto un'ottima idea, veramente siamo molto 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 contenti di avervi avuto qui con noi e di aver insomma un po' intanto avervi conosciuto e aver visto quella che è la vostra esperienza all'interno del modellismo. Speriamo che rimaniate con noi all'interno della nostra community, perché è sempre bello avere persone d'esperienza e che hanno voglia di condividere come insomma quello che ci avete fatto vedere stasera. Che altro vi posso dire? Spero di beccarvi il prima possibile. Certo. Voglio guidare anch'io la RC di Fabio. Manco solo io, Fabio. Lo so, infatti. Senti Ale, ho visto c'è un'ultima domanda, forse secondo me è bene rispondergli a Tony. Aspetta, Vai perché devo scrollare. bravo. Bravo. Scusami Tony, ma mi si era fermato allo scroll della chat. Mi ero perso gli ultimi 4 messaggi. No. Hai ragione. Guarda, la mettiamo anche in highlight. Allora, ho visto dei video su YouTube dei Giappo che mettono il motore in posizione centrale, collegato direttamente all'albero di trasmissione in modo da per avere meno parti mobili e partenza un po' più scattante. Può essere un'alternativa per dare più sprint alla partenza, secondo voi? No. No. Direi di no. Anzi, no. Più sprint allora, e ti fermi. Io rimani. Cioè, ipoteticamente potrebbe anche funzionare così, in realtà voglio dire no, non funziona così. Io se ti faccio vedere la mia, una cascata di ingranaggi qui, allora, non so se si vede di fianco. Aspetta che la mettiamo un po' più grande, ok, ora si vede la cascata di ingranaggi qui, e poi c'è anche il differenziale dietro, ipoteticamente sì, una volta figurati se era messa anche qualcuno aveva messo anche la cinghia però in realtà noi nel partire non dobbiamo dare tutto gas e quindi essere belli tosti in partenza, perché le gomme slittano e la macchina sta ferma, quindi bisogna essere belli morbidi sulla partenza, non fare slittare, poi quando arriva il momento della derapata allora dare il colpetto di gas e farla mettere di traverso. Quindi è esattamente l'opposto di avere una partenza proprio a botta, cioè dovete partire dolci per intanto iniziare a spostare il mezzo e poi andare a intraversare, no? E poi è sempre una gestione del peso e del peso che ti trasporti sulla curva, e da destra a sinistra cercare mai di non fermarsi. Se ti fermi, certo, c'hai da ripartire da capo perché le gomme slittano. Certo. Bellissimo, grazie Fabio per avermi fatto recuperare questa domanda, era bella interessante, abbiamo chiarito anche un punto di Tony. Bellissima. Ragazzi, allora, solo una cosa per farmi ragionare
da Emanuele, per quello che gli si è detto prima, eccolo là. No, Emanuele è uno dei pochissimi in Italia che è stato a girare in Giappone, quindi tanto di cappello, di sombrero, di ombrellone, quello che volete. Cioè, Tanta veramente roba. è tanta roba. Lui e altri del nostro team. Tanta roba. Allora dovrete tornare a raccontarci, ragazzi. Invitiamo anche Esatto. tutto il resto del team. Ci facciamo una bella Bello. chiacchierata, dai. Molto volentieri. Senz'altro. E poi veramente se riusciamo, quello ci stiamo provando a fare un evento qua in Toscana da noi, che magari non sarà neanche una gara, ma sarà proprio un evento anche dimostrativo. E lì ci divertiamo un sabato. Per far venire anche voglia ad altri, cioè anche il fatto di lo scopo il cosiddetto piste aperte, no? Delle volte distribuiamo scimmie gratuite. Esatto. Sì. Comprensivi i treni di gomme lisce proprio. Sulla folla, proprio. Gomme lisce tirate nei denti proprio così. Esatto. Va bene, dai. Puggio, Axel detto Puggio, non ti sei neanche accorto che ti ho aggiunto un sottotitolo sotto? Mezz'ora fa. Volevo mettere sotto Puggio detto Axel, sarebbe stato no, Puggio detto Puggio. Puggio detto Puggio, ok. Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, io vi ringrazio ancora. Bellissima live, bellissima chiacchierata. Che altro possiamo dire? Presumibilmente ci vediamo mercoledì prossimo sempre in live. Non so se lunedì prossimo riusciremo a uscire con un video perché insomma ci sono un po' di cose a mezzo, dobbiamo registrare alcune cose, ci sono le vacanze, quindi probabilmente riprendiamo da dopo Ferragosto, ma la live di mercoledì prossimo ci dovrebbe essere, nel caso vi facciamo sapere a tutti tramite le storie di Instagram e tramite il nostro canale Telegram. Tutto qua, no raga? Ci lasci anche i social vostri, li metti in chat per qualcuno? I radiocomandati. Ah, ok, perfetto. Siamo sempre noi. Ok, noi ci trovate con i Street Fighters. Perfetto. Vai Fabio, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa veloce. A parte, vabbè, ringrazio voi per la disponibilità che mi avete dato, dopo la richiesta, ma un po' all'ultimo, perché avevo già parlato un Puggio tempo addietro di poter fare una diretta con voi, grazie mille. Ti volevo dire una cosa, visto che magari qualcuno può venire a girare, è bene andare a cercare le piste in zona, chiedere a chi già gira, invece di comprare un automodello un po' così e buttare via soldi. Certo. Cioè, se uno può comprare anche seriamente, come ho detto anche a Jackie, di prendere un telaio economico, non necessariamente andare a spendere 500-600 euro di telaio subito a bomba e elettronica. Ottimo consiglio. Bene chiedere già a chi c'è, vabbè, io non è che ho tanta esperienza, però qualcosina, Luca, Emanuele, altri ragazzi del nostro team, altri piloti di tutta Italia ti sapranno consigliare cosa prendere e cosa come spendere i soldi. Io addirittura appunto la mia veloce, la seconda volta sono andato a trovare loro che giravano, sono uscito con un telaio e la combo dell'esca e del motore, cioè la seconda volta. Non male, direi, non male. Quindi andare a cercare le piste in zona e sentire loro su cosa ti possono consigliare. Esatto. Cercate sempre di contattare magari chi è già nel lobby, chi sta già provando a fare, vi saprà sempre consigliare. Senza scrivere cerco negli annunci perché lì ti rifilano della roba. Esatto. Bravo. Ciao, buonanotte. Ottima int. Va bene ragazzi, si chiude, addio piacendo, arrivederci, alla prossima live. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.